Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video tutorial. Oggi parleremo della configurazione dei widget clima. Per creare un widget clima andiamo al menu ad albero, selezioniamo la voce Tecnologie, la voce KNX e la voce Widget KNX. Premiamo il pulsantino con 3 palline in linea e spostiamoci nella sezione Clima. Aprendo la casella a tendina vediamo che la possibilità di creazione di widget per la parte clima è davvero ricca in Delego. I widget sono i componenti grafici che costituiscono l'interfaccia utente in versione desktop e in versione app, tramite cui l'utente è in grado di effettuare dei comandi che si traducono nell'invio di oggetti di comunicazione sul bus e, sempre tramite questi componenti grafici, l'utente è in grado di visualizzare le informazioni che transitano sul bus attraverso gli oggetti di comunicazione. I widget che sono previsti sono essenzialmente di 5 tipologie. Abbiamo il termostato con modalità operative, che è il classico regolatore di temperatura ambiente, che può essere configurato in maniera completa per gestire le pianificazioni con i modi operativi, oppure può essere gestito anche in modalità easy, vedremo dopo, semplicemente non completando la configurazione di tutti gli indirizzi di gruppo. Abbiamo un widget split che è dedicato alle applicazioni di tipo VRF, VRV tramite interfacce KNX e che per esempio contemplano la possibilità di comandare le alette manuale e automatico in posizioni manuali diverse, orizzontali, verticali o in posizioni parziali, ed è possibile anche configurare lo swing automatico di queste alette. Abbiamo un controllo di umidità, un widget che ci consente di impostare un regolatore per la deumidificazione. Poi abbiamo 2 widget che sono specificatamente dedicati alla qualità dell'aria. Un controllo per la concentrazione di CO2 equivalente in ambiente e un controllo per i composti organici volatili. Noi selezioniamo il termostato con modalità, premiamo il pulsante aggiungi ed entriamo automaticamente nella scheda di configurazione. Premiamo il pulsante e qui ci troviamo nella scheda. Impostiamo un nome, un ambiente di appartenenza e qui sotto vediamo una ricca lista di indirizzi di gruppo che vanno associati a ciò che abbiamo configurato tramite ETS. Può essere utile raggruppare gli indirizzi di gruppo che vanno configurati in blocchi funzionali che possono essere davvero utili per configurare un tipico regolatore di temperatura. Abbiamo indirizzi che riguardano la visualizzazione e la modifica della temperatura. Poi abbiamo insiemi di indirizzi di gruppo che ci consentono di visualizzare il modo di conduzione impostato o heating o cooling ed eventualmente di modificarlo. Abbiamo insiemi di indirizzi di gruppo che riguardano i modi operativi, Comfort, Standby, Economy e Off, che ci consentono quindi facilmente di elaborare degli scenari o delle pianificazioni. Abbiamo l'insieme degli indirizzi di gruppo che riguardano tutti i set point relativi ai modi operativi, cioè 4 set point per il riscaldamento e 4 set point per il raffreddamento. Abbiamo insiemi di indirizzi di gruppo che ci permettono di visualizzare lo stato di richiesta del regolatore, ci permettono di capire se le valvole sono comandate in on o sono comandate in off. Infine abbiamo indirizzi di gruppo che ci consentono di visualizzare e comandare il manuale automatico delle ventilanti. Torniamo alla scheda di configurazione del nostro termostato con modalità e iniziamo a collegare gli indirizzi di gruppo. In questo caso abbiamo importato un progetto ETS, quindi facilmente apriamo la casella a tendina e possiamo andare a ritrovare l'indirizzo per visualizzare la temperatura misurata, per esempio un indirizzo per il set point attuale impostato. Per esempio possiamo andare a scegliere tutti gli 8 set point, quindi quelli di comfort sia in scrittura che in lettura, quelli di standby e via dicendo fino al completamento di tutta
la tabella degli indirizzi di gruppo. Questa è la tabella degli indirizzi di gruppo completata per un termostato con modalità che ha tutte le funzioni. Quindi possiamo distinguere gli indirizzi di gruppo che riguardano il rilievo della temperatura, quelli che riguardano i modi operativi, quelli che riguardano gli 8 set point di riscaldamento e di raffrescamento, gli indirizzi di gruppo che riguardano lo stato e il comando del modo di conduzione e gli indirizzi di gruppo che riguardano il controllo manuale automatico delle 3 velocità. La tabella completa è davvero ricca di informazioni e lunga da preparare. Delego Server offre la funzione duplica che ci consente di duplicare questa configurazione per tutti gli altri regolatori di temperatura del nostro impianto. Quindi applicando un offset opportuno è possibile, una volta configurata una zona ambiente, replicare in maniera automatica la configurazione per tutti gli altri ambienti. Ad esempio, se è stato pianificato in ETS di utilizzare un certo gruppo principale, un certo gruppo intermedio per la funzione clima, è possibile per esempio dedicare nell'indirizzo di gruppo un offset di 20-25 indirizzi di gruppo e quindi dopo questo offset noi possiamo replicare la configurazione per le nuove zone in ETS e con la funzione duplica di delego in automatico possiamo introdurre tutte le zone. Un altro aspetto importante della tabella è relativa al campo scenari e schedulazioni. Di default è attribuito alle funzioni scenari il modo operativo manuale, per cui noi possiamo richiamare in uno scenario lo stop o il modo off del nostro regolatore di temperatura piuttosto che il comfort, ma non è l'unico indirizzo di gruppo che è associabile. Per esempio, in una soluzione con un termostato più semplice, che quindi non implementa tutti gli indirizzi di gruppo selezionati, possiamo andare a selezionare per gli scenari semplicemente il set point attuale, quindi richiamare da uno scenario il set point che vogliamo impostare. Analogamente la stessa cosa la possiamo fare per le pianificazioni. Di default è impostato il modo operativo imposto dal programma orario, ma possiamo anche dedicare alla schedulazione per esempio l'indirizzo di gruppo set point. Una volta effettuata la configurazione di tutti gli indirizzi di gruppo non dobbiamo dimenticare di premere il pulsante riavvia che rende operativi questi indirizzi di gruppo per il nostro widget creato. Ora verifichiamo la configurazione che abbiamo effettuato. Qui siamo nel form principale della app, navighiamo per funzione e quindi premiamo il pulsante clima nella barra degli strumenti. Selezioniamo l'ambiente soggiorno. Ora mettiamo in comfort il nostro regolatore di temperatura. Ora commutiamo il modo di conduzione del nostro impianto. Cambiamo la scheda e ritorniamo nella scheda principale. Ora portiamo la ventilazione a velocità massima. Ora portiamo la ventilazione a velocità minima. Vogliamo anche modificare la programmazione oraria per questo regolatore di temperatura. A questo scopo facciamo un tap sulla barra della pianificazione e qui vediamo che sono stati introdotti degli eventi a orari prestabiliti con un modo operativo impostato. Possiamo aggiungere un ulteriore evento impostando l'ora e selezionando il modo operativo. Una volta configurato l'evento, possiamo col pulsante ritorna salvare la modifica e selezionando l'icona programma orario, il nostro regolatore di temperatura inizierà a lavorare secondo il profilo impostato.